buongiorno! Buongiorno amici ticchettiani, siamo casati! Siamo di nuovo in viaggio con Charlie! Grande Charlino, di nuovo on the road ragazzi! E siamo tutti insieme, che bello! Che bello, soprattutto Charlie tira un sospiro di sollievo perché l'abbiamo strapazzato. L'abbiamo portato in sala operatoria, l'abbiamo aperto. È vero. Cioè, mamma mia, se solo ci penso mi ci viene i brividi. Però ora Charlie è tonico, è forte, è aggressive, pronto per un nuovo viaggio. E dove andiamo? Dove andiamo? Bella domanda. Verso ovest, andremo verso ovest. Quindi adesso siamo partiti da pochissimo, veramente mezz'ora, e stiamo salendo verso nord, ma passeremo ovviamente per il nord della Toscana, Liguria, e andremo verso il confine francese. L'Italia confina con quei 2 o 3 stati, lo sapete, quindi le scelte sono limitate, però poi dopo si apriranno nuovi scenari. Prima però di arrivare al confine francese vogliamo fare 2 saluti importanti a persone amiche che ci hanno invitato ovviamente e che insomma ci fa voglia di abbracciare. Non ci siamo visti molto tempo fa, per qualcuno magari potrà già capire, però insomma ci fa piacere veramente vedersi, e lo sapete, lo diciamo sempre, la quota di valore di questi viaggi sono gli incontri, e noi viaggi intendiamo dal momento in cui giriamo la chiave di Charlie e partiamo. Da lì si fanno degli incontri veramente molto interessanti e molto belli. Quindi ci sono stati, e ogni volta che ne abbiamo l'occasione, perché le strade si rincrociano, ci fa sempre piacere passare qualche ora insieme a voi. La nostra ammiraglia ci indica la rotta. Ma la riportiamo a casa? No, non torni a casa. È già a casa. Ti portiamo altrove, infatti è già a casa. È già a casa, la risposta è questa. Abbiamo caricato il mondo. Questa volta ci siamo concentrati molto di più su cibi particolari, diciamo, che mangiamo o che beviamo e che poi non troviamo altrove, sacrificando qualche cosa, qualche oggetto, un po' di vestiti, un po' di meno di tutto. Però insomma le borse della spesa sono belle capienti. E vorrei aggiungere una cosa, scusami se ti interrompo: a questo giro abbiamo portato qualche salsiccia toscana, perché l'altra volta non si poteva, ma ora è vero, sì. infatti. E era quello il discorso, no? Che poi magari quando siamo fuori ci mancano tanto, ma potevamo portarci questo o quello. Questa volta abbiamo dato priorità alla spesa alimentare, visto che al momento nel paese di destinazione, come prima destinazione, e sottolineo prima destinazione, non ci sono questo tipo di restrizioni che abbiamo dovuto affrontare per la Gran Bretagna. Strade come al solito massacrate, ma noi con le sospensioni nuove ce le beviamo. Ed eccoci arrivati finalmente alla prima tappa. Siamo a Marina di Pisa e guardate che mare e che giornata abbiamo trovato oggi. Abbiamo parcheggiato in un'area camper dedicata, totalmente gratuita. Siamo ormai in bassissima stagione e stiamo aspettando il nostro primo amico che verrà tra poco a farci visita e a salutarci, con il quale passeremo tutta la giornata. Ma questo è solo l'inizio.
Come avete visto fuori c'è un mare meraviglioso, ma la cosa più bella è la cucina di Charlie, tutta nuova, con la piastra nuova. E cosa mangiamo? Che ora proviamo. Cosa mangiamo? No, è già provata, funziona. Sì, proviamo per la prima volta in viaggio. On the road, Ho già fatto un po' di pesciolino di merluzzo in bianco, lo devo solo riscaldare di fatto, perché l'ho preparato a casa. E poi mia mamma ci ha fatto tipo delle vulavant, delle cose ripiene con la verdura. Dovrebbero essere con le zucchine, tipo pasta sfoglia. Buone. Appetitose. Buone. Grazie, grazie. C'ho la pancia che già che brontola, lo stomaco urla. Infatti, pranzo praticamente pronto. Quando siamo in viaggio e sappiamo della partenza mi organizzo a casa, quindi praticamente devo solo riscaldare. Poi abbiamo un po' di insalatina per completare il tutto e oggi va così. Direi che va molto bene. Ed ecco il primo pranzo del nuovo viaggio, vista mare ragazzi. Wow, tanta roba ragazzi, è bellissimo qua. Ciao, buon appetito. Mangiamo che si fredda. Stiamo facendo un giro per Marina di Pisa con Riccardino! Ciao a tutti! Ma ora vi spoileriamo le modifiche al nostro Charlie, perché Charlie 2.0. ormai il terreno l'abbiamo calpestato tutto, ci manca il mare, quindi Charlie 6.0. No, scherziamo, Charlie non si tocca. No. È Guai. serio. Guai. Ma il primo amore non si scorda mai. Esatto, Charlino ci supporta. Siamo venuti a trovare quest'uomo qua, È colpa mia se oggi sono qui. questo cittino, come si dice dalle nostre parti. Per un giorno visitatori pisani. E noi a Marina di Grazie. Pisa non ci siamo mai stati. Abbiamo Nonostante scoperto sia parlando che nonostante le distanze non sono enormi, non c'eravate mai stati. Però ci torneremo. Quindi con calma. un'occasione in più per tornare a vederla. più ce tardi. ne saranno. Esatto, ce ne esatto. saranno. Vi avevamo spoilerato che dovevamo salutare gli amici e intanto l'abbiamo incontrato Uno è qui. Ho Ma avuto questo privilegio. Ma poi ce ne saranno altri più avanti. Siamo magicamente passati da Marina di Pisa a Viareggio. Con chi? Con chi? Con chi? Vi do un indizio. Ta-da! Non abbiamo ripreso nulla perché ci siamo messi a tavola, abbiamo mangiato. E che cena, abbiamo ragazzi. chiacchierato, ma siamo con il sindaco! Riccardo e Federica! Ciao! In mezzo c'è Riccardino. Lo conoscete già? E ragazzi, abbiamo passato una serata fantastica. È stata una bella serata. sì. Grazie dell'ospitalità. E grazie a voi Ci invece si per saluta, esserci ci si venuti a saluta trovare. per un buon viaggio a tutti. Ci voleva questa tappa perché è iniziata bene, e gli amici ci mancheranno e quindi facciamo incetta ora. La Ma noi che scorpacciamo. aspettiamo al ritorno il prima possibile. Quindi ora li salutiamo, andiamo a dormire e domani sorpresa. un'altra sorpresa. Altri amici.
somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Ma buongiorno! Buongiorno! Ciao, ben trovati! Siamo sempre in zona Versilia. Stamani ce la siamo presa comoda, ci siamo alzati un po' tardino. Ieri sera abbiamo fatto festa con i nostri amici, che ringraziamo tantissimo dell'accoglienza. Riccardo, Federica e Riccardino, che Grazie, ci ha amici. accompagnato tutta la giornata a fare un tour. Grazie, è stata una bella cena, sono state belle le chiacchiere, siamo stati bene come al solito, persone belle che ci si sta bene. Quindi adesso ripuntiamo la bussola verso nord e abbiamo lasciato, come vi dicevo, il parcheggio dove abbiamo dormito. La giornata è altrettanto bella come quella di ieri, almeno sembra. Ieri sera tardi, quando siamo usciti da casa dei nostri amici, erano 3 gradi, Ciarlino segnava 3 gradi. Loro abitano in campagna, quindi non sappiamo se la temperatura fosse bassa per questo motivo, però insomma per i miei gusti era bello freschettino. Però noi abbiamo cinesino, Abbiamo acceso San Cinebasto. copertona e quindi no, abbiamo dormito bene. Quindi ora affrontiamo un po' di chilometri e poi ci sarà un'altra sorpresa, perché questo è il tour dei saluti prima di lasciare l'Italia e quindi incontreremo altri amici sul cammino. Stiamo arrivando anche da voi. Aspettateci! Gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone. Ma siamo in città! E che città! Ma dove siamo arrivati? Siamo arrivati in un capoluogo di provincia della Liguria, che è Genova! Sì, siamo arrivati a Genova. Siamo usciti, abbiamo fatto un pezzetto di autostrada perché insomma la Liguria è abbastanza impegnativa, quindi abbiamo fatto questo pezzettino e ora siamo proprio nella città di Genova, perché più tardi avremo un incontro con 2 nostri amici che vivono proprio qua e volevamo salutarli e quindi ora appena loro si liberano dai loro impegni lavorativi ci verranno a salutare. Ora noi ci fermeremo in un parcheggio che ci hanno indicato e poi passeremo la serata insieme. Che bello! E chissà cosa mangeremo stasera. Eccola. Io già Lui deve sempre all'idea. rovinare la poesia. Io sto parlando degli incontri con i nostri amici e lui subito dritto al cibo. Ma è stata nominata una parola per stasera e io ormai le aspettative le ho altissime, quindi non sto nella pelle. Io ho perso le speranze, ragazzi. Siamo arrivati al parcheggio e gli occhi più attenti avranno intravisto un camper, precisamente un van grigio dei nostri amici, e vediamo chi indovina chi sono. Vediamo chi indovina, scrivetelo nei commenti. È un van grigio proprio simile a Charlie. Arrivati nel parcheggio di Genova ci mettiamo subito a preparare un pranzetto con il pesce, che io ho anche fame tra l'altro. Avevo preso un sughetto pronto di quelli surgelati per la pasta. Ora vediamo se facciamo una pasta corta o spaghetto. Comunque ci facciamo un bel pranzetto, ci fa anche rima con lo spaghetto. Ecco che sale la potenza. Nel frattempo i più attenti avranno notato questo cavo elettrico. Ora vi spieghiamo cosa è successo. Che non c'era. Infatti ieri quando è arrivato Riccardo da noi abbiamo voluto fare un caffè e per fare il caffè dobbiamo usare una potenza più bassa, tipo 600 watt, una cosa del genere. Anche 400 basta, insomma. Noi siamo andati lì, abbiamo acceso la piastra e ha dato errore. Errore 3 per la precisione. Errore e 3. E noi siamo andati nei pazzi, nel panico.
Perché come sapete è una piastra nuova, perché quella Nuova. vecchia l'ho spaccata io. Quindi ci siamo un attimino, insomma, sconfortati. Sì, volevamo fare questo caffè e nella concitazione del momento non abbiamo nemmeno pensato a riprendere nulla perché volevamo gustarci questo caffè con Ricardino. E tra una prova e un'altra, e vari tentativi, alla fine abbiamo scoperto l'inghippo. Diciamo che il problema era che non teneva le temperature basse, cioè 200, 400, 600 fino a 800, perché dava questo famoso errore 3 che, letto sul manuale, riportava a un surriscaldamento della piastra, perché pareva che non circolasse l'aria delle ventoline sotto correttamente. Noi l'abbiamo alzata, guardato le ventoline, ispezionata, ma di fatto non era quello il problema, perché le ventoline sono tutte libere, hanno modo di circolare, far circolare aria. Poi è nuova. La piastra è nuova, veramente presa quando? Un mese fa, montata su Charlie, e quindi l'avevamo provata prima di installarla, funzionava tutto a regola. Però c'è un però. C'è un però, noi eravamo già pronti a mandarla indietro, a comprarne un'altra. Abbiamo detto proviamo ad attaccarla alla Bluetti, e come per magia, attaccandola alla Bluetti funzionava tutto. Allora, ragionando anche con Riccardino, abbiamo capito che sotto i 1000 watt, quindi a potenze da 200 a 800 watt, la piastra, siccome mantiene il wattaggio costante, va a cambiare, penso, una frequenza, e il nostro inverter non la supporta, non gli piace e ci dà un errore, mentre con la Bluetti non ci sono problemi. Mentre la piastra precedente aveva questo problema, diciamo, che quando cucinavi a basse potenze dava le botte a 1000 watt e poi staccava, dava le botte a 1000 watt e poi staccava. C'era un sali e scendi, ma è anche il motivo per il quale, diciamo, oltre al fatto che si sia rotta il vetro sopra, che non era sicuro, l'abbiamo cambiata, perché quella oscillava tantissimo, attaccava e staccava. Però l'inverter la supportava senza problemi, perché la corrente era sempre comunque da 1000 watt in su. Qui invece c'è un taglio di frequenza, nella mia ignoranza penso sia una cosa del genere, e il nostro inverter non la gradisce. Pur essendo innovativa questa piastra, perché sì. è di quella, diciamo, di ultima generazione, a parte più sottile, slim, come vedete, sporge pochissimo dal piano lavoro, però è di quelle che rimane a temperatura costante, a wattaggio, scusate, costante, e quindi però all'inverter si vede non riesce a modulare la potenza richiesta dalla piastra. Noi abbiamo il Phoenix 1200, quindi chi ha questo inverter ci dica se ha avuto mai questi problemi. Della Victron, ovviamente, per chi non sapesse, insomma, non masticasse la materia. Quindi la notizia buona è che la piastra non è rotta e funziona tranquillamente. Quella un po' secondaria, ma non è una cattiva notizia. Alla fine non abbiamo fatto altro che staccare la spina dalla presa dell'inverter e l'abbiamo attaccata a quella nuova dedicata, che viene dalla Bluetti. Questa qui, che questa cade proprio a fagiolo. Cade a fagiolo. Questa presa l'abbiamo messa ora di recente e doveva servire a collegarci la friggitrice ad aria, perché la friggitrice ad aria richiede un wattaggio superiore che il nostro inverter, appunto, della Victron Phoenix, quello abbiamo noi, non gestisce bene. Quindi la Bluetti ce la portiamo sempre con noi, come sapete, per casi anche estremi, se ci dovessero essere problemi. Gestisce tranquillamente, essendo 2 kW, la friggitrice ad aria, e quindi avevamo preparato questa presa per collegarla quando la usiamo, insomma. Sì. E questo è uno di quei casi in cui ora però la friggitrice rimarrà un attimo spiazzata quando vedrà che la sua presa è stata tranquillamente fregata dalla piastra a induzione. E al momento vedremo se poi durante il viaggio potremo cambiare qualcosa o la terremo così per un po'. Poi sì, non potremo usare le due la piastra e la friggitrice contemporaneamente, ma le possiamo alternare, quindi nessun problema. È un problema, diciamo, marginale. Esatto. L'importante è che si possa cucinare e mangiare qualcosa. Come sempre, non moriamo mai di fame.
Chi è arrivato? Cucù! Sono in disabilie oggi. Buongiorno! Ero con le mani nel motore fino a un attimo fa. Ma abbiamo il Groot ristretto? Oppure questo entra nel garage? Questo è già uno spoiler. È uno quindi spoiler, perché il Groot ha il garage, porta macchina. è l'ultima arrivata questa. Però è lo stesso punto di grigio, se È non vero. mi sbaglio. L'ho fatta apposta. L'avete presa proprio grigia come Lei è Wanda. Ah, non è... Ha già pure il nome. Pensavo Wanda la Gruttina. Wanda. No, lei è Wanda. Super spoiler che questa andrà in diretta tra pochi giorni. Vabbè, allora bisogna raccontarla come si deve. Allora, siccome col van non è che si può andare ovunque, c'è sempre il problema delle sbarre a 2 metri. A Genova poi, Sì. Allora abbiamo detto, quando avremo i soldi ci mettiamo su una bella maggiolina. Bellina. Dietro si fa una camperizzazione semplice, un Certo. fornelletto. Ho già trovato il serbatoio da 90 litri che ci sta, Buono. si incassa dietro. E poi buttando giù i sedili spazio ce n'è. E quindi Dentro questo- non ci dormo perché è troppo corto. Però se la tenda sul tetto sì. Tenda sul tetto sì. e vai dove vuoi. Salutiamo Charlie. Mettiamo Charlie e il Groot a bordo di Wanda. Wanda la panda. Wanda la Panda Van. 4x4. Esatto. Marta è dietro. Ciao Vivi! Come si sta? Benissimo, è larga, è comoda. E dove andiamo stasera? A mangiare una pizza. La pizza, ragazzi! È questo di cui vi parlavamo prima. felice! Io quando ho saputo che c'era stasera la pizza non ho capito più nulla. Gli basta poco, Fede. Basta poco per essere felice e Con tutte le contento. foto che vi ho mandato. Quindi le aspettative, come dicevo prima, sono molto alte. Vediamo di non farci deludere. Adesso penso un posticino. Sì, prima dobbiamo recuperare Ambra e poi passeremo la serata tutti e 4 insieme a parlare di viaggi, di camperizzazioni Seguiteci, van per scelta. e tickets for life. Io ci sono passato sopra 25 minuti prima che arrivassi. Ha fatto un'opera mastodontica. Charlie è lassù che ci guarda, che si fa 2 chiacchiere con il Groot. Genova by night quasi, andiamo al tramonto, anche le buscole. Sommergibile. È sommergibile là. Poi Guardate dove ci ha portato Andrea, che panorama sulla città di Genova che ci fa vedere. la mitica spianata Castelletto è dove si può dominare la mitica Sena. Guardate dove ci porta Andrea. Dove siamo? Dove siamo? Allora, questo è l'ascensore di Spianata Castelletto, quello che da Piazza Portello vi porta su a questo belvedere. E appunto dal quartiere di Castelletto si può vedere il Palazzo Tursi, che è il comune, la sede del comune È del storico, municipio. quindi, è un palazzo Sì, sì, storico. qua stiamo parlando. Molto bello, guarda. Guardate, Stiamo guardate. parlando di fine 800, guarda. Mica pizza e fichi. Sempre per rimanere in tema di pizza. Poi hanno cementificato tutto distruggendo ogni cosa come al solito, però cioè, ha la sua bellezza. E quello lì è il porto merci, vedi che ci sono le gru. Sì, sì, le giraffe. Ragazzi, abbiamo i grissini. Quant'era che non vedevo i grissini in un ristorante? Siamo in una trattoria tipica genovese. È arrivata anche Ambra. Ciao Ambra. Ciao. E siamo già a tavola. Stasera pizza, ragazzi. Pizza, un saluto. È bello gli incontri che ci piacciono, con le gambe sotto al tavolino. Con una fame atroce. Con una fame atroce, ma là dietro abbiamo un bellissimo forno a legna
E poi noi vogliamo fare incetta di pizza perché chissà quando e dove la troveremo buona. Esatto. Quindi con una buona compagnia, pancia mia, fatti capanna. Fatta pure prima. Quindi facciamo un bel brindisi. Salute! Salute! Cheers! 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 Guardate che roba ragazzi! Io, come al solito, ho preso lattone e cipolla. E noi l'americana. Oh, c'è un uovo qua. Americana! C'è un uovo che ti guarda qua. Sì, sì. Buon appetito ragazzi! Buon appetito. Buongiorno amici, ben ritrovati! Nuova giornata, nuovo viaggio. Stamani ci siamo svegliati con un cielo grigio nuvoloso, quindi il sole di ieri per ora ce lo scordiamo, per ora. Mannaggia, abbiamo lasciato Genova da pochi minuti e andiamo verso il confine francese. Dove andremo? Francia! Nel frattempo gallerie a gogo! Nel frattempo la pressione delle gomme è salita di 0,3 bar per ogni ruota, perché ovviamente girando si sono un po' scaldate, è normale che la pressione salga. Abbiamo notato che poi questo rialzamento di pressione delle ruote va nell'ordine del 10%, quindi è un dato molto curioso. I nostri sensori sulle ruote funzionano perfettamente, un oggettino direi indispensabile quando si viaggia e che trovate nel nostro negozio Amazon. La freccetta lampeggiante. Fra una galleria e l'altra stiamo attraversando tutta la Liguria. Abbiamo fatto una sosta pranzo veloce, molto veloce, con qualche avanzo che ci siamo portati da casa per non lasciarlo nel frigorifero e ora stiamo praticamente viaggiando tutta la giornata. Abbiamo trovato anche un po' di maltempo, un po' di vento e di pioggia. Ora il cielo è a tratti velato e a tratti sereno, quindi probabilmente sta migliorando. Andiamo verso il confine francese. Francia! Francia! Arriviamo! E il primo paese è stato toccato, ma è solo l'inizio ragazzi, perché vi possiamo già svelare che non sarà il paese di destinazione. Quindi solo di transito. Solo di transito, non perché non ci piaccia la Francia, l'abbiamo già vista, ma non sarà quella la nostra meta. Ormai vi teniamo un po' sulle spine. Vediamo chi indovina dove andremo. Ma buongiorno amici, da una caotica Drouignan, dove abbiamo dormito in un semplice parcheggio davanti all'Intermarché, che è un grande supermercato. Abbastanza tranquillo? Per niente. Dormito per modo di dire. Perché oltre al supermercato c'era un luogo, una sala ballo, una discoteca, non lo so. Quando siamo arrivati, ora ci rido, ma stanotte un po' meno. Quando siamo arrivati ieri sera era tutto tranquillo, silenzioso, con altri camper. Probabilmente adesso abbiamo capito che siano stanziali. E quindi ci sembrava insomma un parcheggio perfetto per passare la notte, ma ai noi tipo alle 10:30, 11 la sera è iniziata la disco,
ma a tutta palla, il volume proprio. Praticamente ballavamo dentro Charlie, la musica era piuttosto vicina, al di là della strada, e udite udite fino alle 2 di notte non hanno staccato. Però c'è da dire che la musica era bella, Almeno... anni 80-90 e almeno sotto quell'aspetto. Sì, infatti. Dai. L'abbiamo presa a ridere perché non avevamo nemmeno la forza di incavolarci, quindi vabbè. Quindi insomma dormito un po' così e così, più che altro un'oretta in più stamattina, quindi stamani siamo un po' più rallentati. E continuiamo il nostro attraversamento della Francia. Direzione ovest. Ovest. Stay away from that old Viper man. Don't you take that fruit he's holding in his hand. Just one bite and you'll Il sidecar con rimorchio. Bellissimo. Mai vista sta cosa? E qui siamo a Salernes, capitale delle ceramiche. Che bellino! Molto carina anche la statua, la struttura sopra la rotatoria. Troubles out of sight. So don't you hang around that Viper in the night. You'll be high. Strada molto bella, piacevole, con tanti alberi colorati. Rendono questi colori autunnali un paesaggio molto suggestivo. Ci sta piacendo, è un pochino più movimentata della classica strada, diciamo, a 4 corsie diretta, ma non avevamo voglia di fare assolutamente l'autostrada e nemmeno, insomma, strade meno interessanti. L'unico tratto di autostrada che abbiamo fatto è stato quello che attraversava la Liguria per entrare poi in Francia, ma da ora inizia il vero viaggio itinerante alla scoperta dei paesaggi, come piace a noi. That old Viper man. You'll be high. Che colori questi vigneti, sono spettacolari. Stavamo ammirando questo colore arancione di queste foglie delle vigne, bellissimo. Come al solito in Francia non è difficile incontrare vigneti e castelli. Al momento è tutto un château e un vigneto, che non so come si dica in francese. Ci siamo fermati anche a fare un pochino di rifornimento di gasolio. Non abbiamo fatto il pieno proprio volutamente perché in Spagna costa ancora meno. Abbiamo controllato dall'app che gestisce un po' tutti i prezzi, diciamo, almeno in Europa, e in Spagna, come vi dicevo, il prezzo è un po' più basso. Qui attualmente viene, se non erro, 1,61. Ma quindi... in Spagna? Perché si va in Spagna? L'avevamo detto? Non lo so, ma cioè, dopo la Francia dov'hai? E quindi Cioè, spoiler. Spoiler, sì. L'avevamo detto che era di passaggio. Tappa obbligata, dopo la Francia, almeno che uno non prenda un traghetto dalla Francia, vabbè, poteva essere. Anche perché Comunque, a ovest. Esatto, comunque a ovest e andiamo verso la Spagna, ma puntini, Puntini, ragazzi. non è detto che ci fermeremo. Restate sintonizzati con questi pazzi tickettiani, fa anche rima, Sì. perché non si sa dove vi porteranno. Comunque, ritornando al discorso del gasolio, 1,61 non ci sembrava male e come in Italia anche i supermercati qui in Francia hanno il distributore annesso, e questo era quello dell'Intermarché. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time. You gotta let me know if I'm out of line. Ci siamo spostati di un altro centinaio di chilometri, siamo nel paesino di Cadenet, se si pronuncia in questo modo,
E è l'ora di pranzo, ragazzi. Io ho fame. Marta, te hai fame? Certo. Anche te dai, hai fame, dai. Stiamo già apparecchiando la tavola. Come sì. Fuori c'è un bel solicino che ci illumina e quindi mangiamo e ci riposiamo un attimino, studiamo un po' dove andare e poi proseguiamo con il viaggio. Già che siamo fermi, controlliamo anche la temperatura del frigorifero attraverso la nostra scheda Ivtron. Stiamo guardando dal cellulare, entriamo dentro Charlie e andiamo a vedere i vari dispositivi, tra cui il sensore RUVI. Entriamo dentro e vediamo la temperatura del congelatore, meno 12 gradi e mezzo, 74% di umidità. Quindi praticamente il freezer va a meno 12, quindi le pietanze si conservano bene, giusto? Giusto. Controlliamo anche il nostro impianto Victron, siamo al 99,9%, praticamente 100%. Andiamo a vedere anche i pannelli solari, siccome tanto siamo al 100% si dovrebbero fermare. Infatti stiamo caricando praticamente zero, siamo in assorbimento, quindi ottimo direi. Ma ora mangiamo, ragazzi! E siamo ripartiti. Abbiamo lasciato il paesino che ci ha ospitati per pranzo. Era un parcheggio molto tranquillo, vicino diciamo a un parco sportivo dove c'erano tanti bimbi, quindi è stato insomma piacevole e rilassante, meglio del tuz di stanotte. Direi. Tra l'altro il cielo si è aperto diciamo completamente, c'è una bella luce. Stamattina era un po' chiuso e a volte abbiamo trovato anche qualche goccia d'acqua per strada. Ripartiamo, indovinate, ancora verso ovest, ovvero Spagna. Siamo sempre nella Provenza, la stiamo facendo nella parte un po' più interna e non sulla costa, perché sulla costa, se vi ricordate, ci eravamo già stati, quindi questa è una parte inesplorata e tutti i cartelli che troviamo qui la chiamano la Verde Provenza. Infatti queste zone sono veramente molto verdi, Bellissime. belle, verdi, e a tratti in altre zone invece arancioni, rossastre, come vi dicevo, con tutti i colori autunnali, quindi bellissimo foliage. E qui in questa zona lasciamo gli innumerevoli vigneti per passare a una distesa incredibile di meleti, tutti con le reti protettive sopra. Probabilmente mi viene da pensare che sia zona di sidro, perché anche la Francia è una grossa produttrice di sidro di mele.